Buongiorno ragazzi, partiamo con il ruggito della Tiger 900 GT Rally Pro, test che vi avevo preannunciato nel precedente video dove ero con gli amici di BM Moto, e vi ricordo qua a Genova che sono loro che ci hanno dato in prova perché siamo in due oggi. Perché così infatti questa sarà una prova comparativa fra la Rally Pro e la GT Pro. Scusatemi se durante la prova sbaglierò sicuramente a parlare di entrambi i modelli, ma faccio sempre casino con questa moto, con la sigla che ha, non so perché faccio casino, mi confondo. Allora, intanto vi posso dire subito una cosa, che secondo me, io non so come eravate abituati, ma adesso prima di fare le riprese e tutto, apposta l'ho tenuta accesa e quindi sto partendo con la moto che dovrebbe essere già parecchio calda, perché ho fatto prima un pezzo di strada e poi la moto è rimasta ferma almeno 5 minuti e vi devo dire che io di calore non ne sto sentendo proprio. Adesso si sono anche accese le ventole, ma non mi sembra una moto che scalda così tanto su via, non mi pare ragazzi questo un grave difetto, no. Allora, il 21, sapete che io le moto col 21 per me sono un po' una scoperta di quest'ultimo anno e mezzo. Io ne avevo già guidate, ma mai tante come quest'anno, e sono partito proprio da lei perché volevo subito togliermi così il piacere di guidare quella che almeno esteticamente mi piace di più. Allora, come moto allora, non vi sto a parlare di schede tecniche, di datasheet, di cosa hanno cambiato, più 13% di potenza, ora 108 cavalli, sono tutte cose che ringraziamo il Signore, sono tutte cose che se voi volete sapere tutte le cose precise delle schede tecniche, ci sono le schede tecniche del sito che riporta tutto, esattamente i cambiamenti che ci sono stati in questa versione. E poi secondo me, se volete vedervi delle recensioni dove parlano, cioè non delle recensioni, se volete sapere tutte quelle cose lì, non guardate i miei video sono più video, diciamo, di test ride, di vera essenza dell'anima che vi dà la moto, cioè non vi sto a raccontare tutti i dettagli della moto. Guardatevi i video di Cordara, mi sembra che l'abbia provata Federico questa, guardatevi i video di Red dove parlano tutto del perfilo e per segno, o guardatevi anche Perfetti su moto.it se volete vedere. Loro sono molto bravi a raccontarvele anche tutti i vari cambiamenti che ci sono stati da una versione all'altra. Secondo me loro sono i più bravi. Io invece vi racconterò di come si guiderebbe questa moto tutti i giorni e di che cosa prova un pilota, tester, un motociclista come voi che scende da un multistrada V4. Allora, la cosa più importante secondo me quando si prova una moto di categoria tra virgolette inferiore è la percezione che si ha di questa moto è di una moto top. Il cambio è subito un ingrediente bellissimo e si guida veramente molto bene, si lascia portare veramente molto bene. Vi ricordo che questa versione ha le sospensioni che hanno quasi 5 cm, hanno 5 cm più di escursione dell'altra versione che abbiamo dietro di noi, e che ne hanno 180. Motore in rodaggio, quindi cerchiamo di non superare i 5-6 mila giri ragazzi. Non direi che mi sento di avere un 21, e questo è un complimento molto grande, perché davanti abbiamo comunque un 90, dietro entrambe le versioni hanno il cerchio da 17 con pneumatici ovviamente tubeless. La gestione del gas è fine, molto buona, precisa dallo zero. Quando si riapre e si riprende il gas in mano è molto precisa, intuitiva, neutra, non la sento per niente sottosterzante. Per niente, addio, adesso lo vediamo poi sulle curve più veloci. Comunque non la sento goffa particolarmente, mi sembra una moto, attenzione qua c'è umido, non la sento una moto goffa. Non credevo che avrei trovato una moto così maneggevole, non pensavo, mi sta stupendo. Riparo aerodinamico buono, non dico eccellente. Ora il cupolino regolabile su 5 posizioni, è nella posizione alta, un pochino stretto forse. Diflettori, dovrei dirvi se lavorano, ma potrei farlo in autostrada. Mi piace molto la gestione del gas e mi piace anche il cambio che è molto
la marcia la si trova subito, è subito secca quando si scende col quick shift. Vibrazioni che arrivano al manubrio sono piacevoli, buone, mi piacciono, sembrano un pochino quasi da bicilindrico. E il mio invito alla prudenza qua è dettato dal fatto che vedo l'asfalto che è un po' umido, la sella è abbastanza dura, si ha buona libertà di movimento in sella, e quando si riprende il gas in mano lei non allarga. Invita a una guida dolce, certo che sì, ma non poco divertente. Sicuramente non è una guida che mi annoia, ha una buona schiena. Ragazzi, qua purtroppo è umido, e allora vi parlo un po' di ergonomia generale. Sulle pedane si dà un buon peso, sono ben centrate, è molto bello questo motore, ragazzi. A me i 3 cilindri non mi piacciono, ma con questa fasatura che ricorda un bicilindrico mi piace. Si sente un pochino di leggerezza, si sente forse è molto sensibile l'anteriore. Ragazzi, vediamo un attimino in sesta. Città, volete andare in sopraelevata a Genova, 55 all'ora. Oh, buono, regolare, molto regolare. Il motore non sta per niente patendo. Ora vediamo un regime costante autostradale, ovvero un 5500 giri. Immagino che sia quello il regime autostradale. Vediamo un 5005, un regime autostradale. Un pochino di vibrazioni, ma non sono ad alta frequenza, sono media frequenza sulle pedane, e un pochino la sella arriva. E il cambio poi che veramente sembra veramente, è proprio preciso. Il manubrio stretto, ben conformato, mi piace. La frizione è un burro, il freno posteriore è molto aggressivo, ha un mordente fin troppo per me che sono abituato a Ducati, ha fin troppo mordente. Il mono lo sento un po' più secco, come sempre sento una sospensione anteriore che comunque è regolabile. Ragazzi, questa devo dirvi la verità che onestamente io direi che è fra le penso che sia la rivale di questa moto. Adesso non parlo nello specifico della Rally Pro o della GT Pro o della Rally Pro. Vedete, ve l'ho detto che faccio casino, questa non la taglio. Secondo me può essere un multistrada V2. Questa la vedo comunque una versione. Allora, la cosa, adesso vi posso raccontare un attimo della postura. La cosa che non mi esalta è la sella che praticamente voi arretrate, ma non avete una zona che vi vincoli un pochino. A me questa cosa però non è un problema, cioè questa è una cosa puramente soggettiva, me ne rendo conto. Allora, vi confesso che di aria io vi sto parlando di un'ammiraglia, quindi tra l'altro scusatemi, viene fuori con le manopole riscaldate, è tutto di serie, quindi ci sono quel millino, quanto è? 16,5, 17,3, neanche 1000 euro in più per questa versione rispetto all'altra che ha il mono che è semiattivo. C'è questa differenza di prezzo perché questa ha delle sospensioni che dovrebbero, davanti là ci sono delle Marzocchi da 45, dovrebbero avere hanno un costo maggiore, e poi c'è la barra paramotore che sull'altra versione non c'è. In scalata la barra paramotore dà un po' fastidio. Allora, on off non ce n'è, è una gestione del gas veramente ottima, ha soltanto un leggerissimo accenno, nel senso che è leggermente sporco in alcune situazioni, non so dirvi adesso, non ho ancora interpretato quando.
Ovviamente ABS cornering, traction regolabile su non lo so quanti livelli ha, credo che sia semplicemente associato alle mappe, e l'anti-wheelie anche non è disinseribile, non è regolabile da solo. Ho letto un'intervista a Triumph che diceva che fanno questo perché il cliente non lo vuole avere semplicità. A me sembra un po' una balla, perché tu lo puoi lasciare come preset e poi se uno ha voglia di spippolare, di andare dentro ai sottomenu, se lo cambia. Anche adesso c'è un momento, c'è un frangente, ho capito quando è, quando secondo me è proprio per non avere l'on off. Quando avete il motore ai medi e chiudete il gas, c'è un momento in cui lei dà ancora un filo di gas. Non è una cosa, allora dico la verità, non è una cosa che mi pregiudica se volessi comprare questa moto, no. Ci sono delle cose che danno proprio fastidio e uno dice no, non la compro per questo motivo, questa no. Allora, secondo me questa moto qua merita veramente, è proprio bella, una bella moto. Credevo, cioè, avevo letto, le recensioni di questa le avevo viste e pensavo fosse buona e pensavo fosse in realtà più morbidosa. Adesso non ho fatto frenate forti, ragazzi. Ah, non vi ho parlato della frenata. Beh, comunque ragazzi, affonda, ma sono molto progressive, sono molto progressive queste sospensioni, guardate. È vero, c'è affondamento, ma sono progressive, non è che... Ragazzi, non sto andando, ovviamente non sto andando a un regime tale, non sto andando a un livello tale che farei emergere un limite, non limite di ciclistica, un limite di settaggio dovuto alla grande escursione 240 mm mi pare. Però insomma si capiscono un po' di cose e soprattutto non sto sentendo il 90 davanti e non sto sentendo necessità di eventuali cambi o cose che proprio non mi piacciono al mono. Sì, è vero, è un po' più secco rispetto alla progressione che hanno le sospensioni. Eccoci ragazzi, ora siamo sulla GT Pro, ce l'ho fatta, l'ho detto giusto una volta. Allora, la sensazione che sia in sella alla GT Pro, intanto vi devo dire la verità che nonostante abbiano entrambe le selle nelle posizioni basse, allora ho questa a meno chilometri intanto, ma frena meno, quindi secondo me questa qua è stata meno usata perché sono proprio nuove. Quella là ha l'impianto più rodato. Allora sì, è un pochino, si sente che è un pochino più svelta davanti e in realtà non soffriva neanche l'altra di sottosterzo, quindi cioè proprio a partire pronti via Salva ci aveva già segnalato che la sentiva molto morbida già dai primi metri, quindi la stiamo già provando con il precarico su passeggero più borse. Credevo che avrei avuto un impatto un po' più, me l'aspettavo un po' più diverse una dall'altra. Non ho sentito il 21 così, che influisse così tanto nella dinamica di guida. Ci sono moto dove sento che ho un 21 e lo sento e mi dà fastidio. Per l'utilizzo che ne ho fatto in questo breve test, mi lascia un po' interdetto sinceramente, e anche come si tocca. Ha un motore che non vorrei cavalli in più, non mette in crisi, è veramente ottimo. La moto mi piace per come è stretta fra le gambe, c'è soltanto leggermente questo svaso, cioè non questo svaso, la parte qua di serbatoio che vi obbliga a tenere le gambe leggermente più larghe. Allora, ha una forcella che probabilmente è un po' più semplice, questa Marzocchi. Le vedo molto sfruttabili, veramente tanto sfruttabili in città queste moto secondo me. E l'aria ragazzi, io parto da un paragone che ho una moto che protegge più adesso rispetto a 1300 l'ho guidata troppo poco in 1300, ma la Multi V4 protegge più del GS 1250, quindi quando mi mettono su qualcos'altro e voi mi dite che scaldano queste moto, a me fa sorridere, perché tutta quest'aria addosso su certe moto non vi arriva, e quindi se anche la moto scaldasse un po' di più, scaldasse un pochino, ragazzi non lo sentireste. Ero indeciso quale fra le due sceglierei se dovessi comprarla,
ma avendo poi avuto la possibilità di sentirla un po' meglio questa, cioè la base, voi vedete il mio solito casco che è poggiato sulla sella di questa, ma in realtà la mia scelta ve lo dico dopo qual è, ve lo dico fra un attimo, anche se mi sono mezzo mi sono mezzo spoilerato. Differenze enormi a livello di maneggevolezza, pensavo che ce ne sarebbero state di più, perché qui abbiamo un 21 e qua un 19, anche se anche i cavalli lo dicono, anche se qua abbiamo una spalla che è da 100, quindi non è la classica 120, ma anche Honda ha fatto qualcosa del genere, quindi e qua abbiamo una 90, sempre tubeless, raggi tangenziali, quindi non è che ci fate molto in fuoristrada, però insomma per quello che uno deve fare con queste moto che comunque pesano 2,22, 2,28 questa, ma il peso più che altro, ragazzi, è dato da questo, che sarà quei 5 kg in più. I faretti ve li danno già, cioè a tutto. La cosa che manca a queste moto qua, che sono considerate delle medie, ma in realtà fino a pochi anni fa un 900, 888 è una maxi, ora è come per i telefoni, è ora che si sono spostati in una fascia che non esisteva fondamentalmente, perché anche il GS, adesso sto facendo tutto un ragionamento filosofico, ma anche il GS, quando è nato l'850, il 1100, il 1150, non erano quello che è ora, che ormai si va tranquillamente a 30.000 euro. Quindi secondo me queste moto, se mi chiedete se possono sostituire, e l'ho anche accennato nel video, se possono sostituire una maxi, certo non ha la spinta del V4, è ovvio, ma non è neanche che il boxer BMW con 145 cavalli, o prima ne aveva 125, fosse un motore sportivo. Cioè adesso lo è un po' di più per inseguire il multi, l'hanno fatto un po' più super quadro, ma adesso stiamo parlando di altre cose. Comunque sì, possono sostituire le maxi, le mancano soltanto i radar e l'angolo cieco con il radar posteriore che vi dice nello specchietto. So che vedo facce di molti di voi, però la mia audience è dai 45 ai 60 anni, e quindi ovviamente chi vuole una maxi ma non vuole spendere il prezzo di una maxi si chiede che cosa rinuncio. E io, ragazzi, per esempio in questo caso, quando non si raggiunge il livello top, la mia risposta sul scegliere una moto a sospensioni tradizionali, anche se ha più escursione e sarebbe più per i fuoristrada, o una moto che ha meno escursione, 180 e 170 di escursione, ma con il precarico regolabile elettronicamente per quanto riguarda il mono, forcella invece tradizionale da 45 all'anteriore, regolabile, ma quando la si guida un pochino di più, se si ha un minimo di sensibilità e si hanno provato tante moto, e vi dico, mi stava fregando per i primi 2-3 km anche a me, ma queste funzionano meglio. Quindi io fra le due moto, anche se questa qui è più alta, perché chiaramente è più alta, avendo 240 mm di escursione, ma queste Showa lavorano meglio nel senso che sono più progressive, hanno un affondamento più controllato. È ovvio che si sente il trasferimento di carico, ma non è neanche una moto da andare a cercare le staccate, anche se comunque abbiamo delle stilema che frenano molto bene. Probabilmente, come vi ho detto nell'onboard, questa moto qua a qualche chilometro in più sono rodate meglio, mi sembrava che avessero un attacco migliore, più pronto rispetto all'altra. Freno posteriore ce n'è fin troppo, io che non sono abituato a usarlo. E poi vi dico, queste moto tutte e due, anche se pensavo che questa lo avrebbe avuto, non soffrono, direi, per niente di sottosterzo, quindi non allargano, tengono bene la corda, quindi il freno posteriore non lo uso tanto io. Può servire magari in due per stabilizzare un pochino, magari in discesa, se si è in due si frena tanto carico, vi tira la moto un po' più piatta dietro, può essere utile utilizzarlo. Un bel sound, calore io non l'ho sentito perché, come vi ho detto nell'onboard, aria, ragazzi, ne arriva addosso, belle finiture. Una bella moto che secondo me, se non volete andare su cifre oltre i 20, ecco una critica, devo muovere una critica molto molto grande: non hanno fatto ancora, avendo fatto la coda così libera, non hanno fatto un sistema integrato. Quindi se voi volete le borse laterali vi dovete beccare i telaietti. Per me questo è una cosa molto brutta che non hanno fatto, anche perché immagino che la borsa laterale non abbia comunque il supporto flottante che vi dà più stabilità quando andate, perché si muove la borsa invece della moto.
Però devo dire che dal vivo mi piace molto, perché comunque è un aspetto molto enduro avere comunque tutto libero qua, è bello, mi piace. Devo dire che Triumph è molto ben rifinita anche come passaggi cavi, il motore è pulito alla vista, pompa radiale. No, devo dire che mi piace. Non apprezzo moltissimo mai quando la leva freno e frizione non sono uguali, però vabbè. Direi che vi ho detto tutto quello che mi sentivo di dirvi di queste due moto, che sono assolutamente promosse, e direi tutta la vita Rally Pro, ragazzi. Ciao!